In questa lezione andrò a mostrarvi come preparare una polvere ghiacciata. Utilizzerò Gastro per realizzare la base ed EasyJazz, che è un processatore di prodotti congelati, per ottenere la polvere. Per preparare la polvere ghiacciata abbiamo bisogno di acqua, zucchero e succo di lime, in questo caso è una polvere al gusto di lime. Vi servirò del mixer termico per portare a 60 gradi acqua e zucchero, che poi farò raffreddare fino a circa 45 gradi per inserire poi il succo. Mentre la base sciroppo era in preparazione ho aggiunto delle scorze di lime al succo in modo da potenziare un po' la parte aromatica. Lo sciroppo è arrivato a 60 gradi, lo versiamo su una placca e lo facciamo scendere fino a 45 gradi. Lo possiamo mettere tranquillamente in abbattitore. Aspettiamo che il composto arrivi intorno ai 45 gradi in modo da disperdere al meno possibile le componenti volatili aromatiche contenute nel succo e nella scorza. Diamo una mescolatina al composto e adesso andiamo a trasferirlo in un bicchiere dell'EasyJazz. Il bicchiere ha una capienza massima di 1 litro, noi abbiamo riempito fino alla tacca che ha una portata di 800 ml, che equivalgono a 10 porzioni da 80 grammi. Adesso noi dobbiamo fare congelare completamente il nostro composto per la polvere ghiacciata, in abbattitore oppure in freezer per una notte. L'importante è che il composto sia a meno 18 gradi al cuore. Come vedete abbiamo il prodotto completamente congelato, è arrivato a meno 18 gradi ed è il momento di processarlo con EasyJazz. L'interfaccia sullo schermo, nel menu principale troverete la parte dedicata ai prodotti congelati, che è quella che interessa a noi al momento, e una parte dedicata al montare, tagliare, pulizia e alle impostazioni della macchina. I 3 programmi per i prodotti congelati influenzano la velocità di rotazione delle lame. Per preparare una granita avremo bisogno del programma 1 a 1000 giri al minuto. Entro nel programma e si apre un altro menu per poter operare altre scelte. Per esempio posso scegliere il numero di porzioni da processare, da 1 a 10, in questo caso voglio farne solo 4. Qui posso impostare il numero di cicli di salita e discesa delle lame e questo andrà a influenzare, diciamo, l'omogenizzazione del prodotto. In questo caso lascio un ciclo e questo si applica a tutte le porzioni, che sia 1 o che siano 10. Abbiamo poi 3 scelte legate all'immissione di aria all'interno del prodotto. Possiamo scegliere se immettere aria in pressione, aria in entrata o in uscita, oppure non immettere aria. Questo va a influenzare la quantità di aria che riusciamo a immettere nel prodotto e quindi quanto questo può sviluppare, per esempio nel caso di un gelato, di un sorbetto. In questo caso imposto no aria. Premendo invece sul tasto impostazioni posso accedere ad altri parametri che mi permettono di personalizzare ulteriormente la mia ricetta e questo sta anche in base alla vostra sensibilità e alle vostre scelte. Potete impostare la velocità di discesa dell'albero. Potete impostare addirittura la porzione, diciamo che lo standard delle porzioni è di 80 grammi e quindi nel bicchiere che nella tacca riporta 800 grammi siamo in grado di tirare fuori 10 porzioni. Ma se abbiamo la necessità possiamo ridurre oppure aumentare la porzione. E possiamo anche memorizzare tutte queste impostazioni per ripetere le nostre ricette più agevolmente. In ogni caso torniamo indietro, abbiamo impostato 4 porzioni, non abbiamo aria all'interno e siamo all'interno del P1. Possiamo a questo punto montare il bicchiere su EasyJazz. Il prodotto è completamente congelato, come vedete. Sistemo il bicchiere all'interno della guida e vado a fissarlo sulla macchina. Adesso devo solamente premere Start. Bene, siamo arrivati alla fine del programma. Qui abbiamo un report di come è andato il programma. In questo caso noi abbiamo richiesto 4 porzioni e EasyJazz ne ha processate 4. Potrebbero esserci casi in cui, per esempio, recuperiamo un bicchiere dallo stoccaggio in cui non sappiamo bene quante porzioni sono rimaste. Noi chiederemo a EasyJazz di processare tutto il contenuto del bicchiere, quindi 10 porzioni, e in quel caso ci sarà una richiesta di 10 porzioni e di porzioni processate per esempio 3, perché lui va a processare effettivamente il numero di porzioni che poi sono contenute nel bicchiere. Abbiamo il tempo totale e abbiamo anche la possibilità di ripetere il programma esattamente come l'abbiamo impostato qualora per esempio non avessimo preimpostato un numero maggiore di cicli. A questo punto sganciamo il bicchiere e vediamo il risultato. E quindi qui abbiamo il risultato
della nostra polvere ghiacciata. Può essere usata come granita da servire in un bicchiere oppure per completare per esempio un dessert al piatto. Quindi una volta processato il prodotto è sempre bene iniziare il ciclo di pulizia, a meno che non dobbiamo lavorare un composto identico a quello che abbiamo appena lavorato.